Il 15° test lo dedichiamo all'analisi vocale. Concentreremo la nostra attenzione su 2 voci, magari anche 3, ma ne parliamo dopo, molto simili, non uguali, ma molto simili, soprani o sopranisti. Soprani, sappiamo tutti, voce acuta femminile, e siamo ben preparati, chiunque di noi ha sentito, insomma, è una voce familiare, comunque sia. Sui sopranisti non è così usuale sentire questa timbrica vocale. I sopranisti hanno origine dai castrati. I castrati, ben sapete, sono quelle star delle epoche passate che avevano questa voce femminile, erano uomini che avevano subito un'operazione da adolescenti, venivano castrati per mantenere l'apparato vocale a livello infantile, per mantenere quella voce così bella, pura, angelica, eccetera. Questa pratica, per nostra fortuna, per fortuna di tutti, è terminata nel XIX secolo, e da lì, se si vuole ottenere da una voce maschile una tessitura quanto più simile a una voce femminile, bisogna lavorare in modo diverso, ovviamente, lavorare sull'apparato vocale per far sì che con la tecnica, lo studio, si possa emettere un registro simile a quello delle voci femminili. I sopranisti sono gli uomini che riescono a fare ciò nella zona più acuta. Potreste trovare giustamente anche il termine di controtenore, che è quello ovviamente anche utilizzato in maniera generica, che poi si sdoppia in sopranisti o contraltisti, a seconda se va nel registro acuto dei soprani o nel registro grave dei contralti. E questa spiegazione storico-tecnica velocissima. Cosa posso fare per aiutarvi a riconoscere maggiormente i sopranisti, non tanto i soprani, che sapete sicuramente riconoscerli? Vi posso dare qualche consiglio. Il primo è che, se non avete mai sentito in vita vostra un sopranista, forse è meglio che familiarizzate un pochino. Vi posso dare anche come musica diffusa qualche indicazione su nostri video che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato, ascoltato e raccontato direttamente o indirettamente dei castrati, dei sopranisti, eccetera. Ad esempio, Dai castrati ai sopranisti è un video, oppure Bel canto, o anche Esultate jubilate, che è stato un video dove abbiamo puntato l'attenzione su un brano, ma proprio eseguito da voci diverse. Vi può essere molto utile. Vi darò poi il link, non vi preoccupate. Poi, in maniera pratica, adesso vi posso anche suggerire 2 cose su cui soffermarvi nella voce dei sopranisti. La prima è quella dell'attacco. I sopranisti, rispetto ai soprani, hanno meno vibrazioni, hanno meno armonici. Gli armonici sono quei suoni secondari che sono l'impronta del timbro di ognuno di noi, e con questa tecnica se ne ottengono meno. Poi si riescono, più è bravo il sopranista, poi meglio vengono fuori anche le vibrazioni. Però negli attacchi potete acchiappare la differenza in maniera molto più evidente. Adesso vi voglio fare un esempio anche sonoro di quello che vi sto dicendo. Se la nota è un po' tenuta, voi lo capite e lo percepite maggiormente, questa fissità, rispetto alla vibrazione naturale del soprano. Ascoltate questo brevissimo esempio. Questo era un sopranista. La stessa cosa da un soprano. Minuscolo, non lo metto, lo capisco, ve lo faccio risentire. Sopranista, soprano. C'è una differenza, e ripeto, più il suono è tenuto e più lo beccate. Altro suggerimento che vi posso dare è quando il sopranista, cantando il pezzo,
passa magari a dei registri un pochino più gravi, nella pronuncia, nelle parole, non sempre c'è un'omogeneità timbrica, cioè lo stesso colore, come c'è invece maggiormente nel soprano, nella voce femminile. Potete individuare in quei passaggi una visione un po' più vuota, un po' più androgina, un po' più incerta. Vi faccio un esempio, sempre preso dai nostri video che vi ho citato prima. È bello marcato, lì ve ne accorgete bene. Provate a sentire questo. In questo cacciator, avete sentito? Specialmente lì, per coprire si svuota un po'. E lì potete individuare maggiormente che è meno femminile, che è quello che vi consente di distinguerli. Allora, all'inizio vi ho detto 2/3, perché? Perché questo test lo facciamo su due fronti. Il primo, quello su cui vi ho parlato fino adesso, avrete 4 brani eseguiti o da un soprano o da un sopranista. Abbastanza ovvio, avete il tempo per risentirveli e vederli, così vi allenate su queste due voci. La seconda parte del test ascolteremo un unico brano, voi che sapete dalle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, cantato da 3 voci. Quali sono le 3 possibili voci della stessa tessitura? Una l'abbiamo detto soprano, l'altra sopranista, qual è la terza? La voce bianca. La voce infantile, cioè, che però ovviamente non è quella naturale di un bimbo punto e stop, ma che viene formata partendo da un materiale già particolarmente dotato per assomigliare il più possibile a una voce acuta femminile. Quindi questo brano, come ultima parte del test, verrà eseguito da queste 3 voci per aiutarvi a seguirle. Ogni voce avrà un colore diverso, così se vi perdete le individuate e dovrete ovviamente riconoscere qual è la voce 1, 2 o 3. Adesso, prima di stare zitta e lasciarvi ai brani, vi ricordo sempre che trovate in descrizione, come vi ho detto, i link ai video che vi possono interessare, ma anche per andare al test. Se invece siete già su Musica Diffusa, trovate tutto qua sotto. Alla prossima! Risvegliarsi primo fuoco, risvegliarsi primo fuoco.
Yeah.